Buongiorno amici, buongiorno professor Corrias, ciao Matteo, ormai è diventata una formula di rito. Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per proseguire nel mettere tasselli al discorso che stiamo facendo, un discorso che sta assumendo, come dire, anche una posizione un po' delicata, perché in realtà ci costringe a ripensare a questo rapporto biunivoco o univoco addirittura tra Yahweh e il popolo di Israele, un rapporto che forse non era così univoco come ci è stato insegnato e ci costringe anche a riflettere e a prendere in considerazione una situazione che in realtà è molto più complessa, molto più ampia, che è quella della presenza di Yahweh molto più generalmente nel bacino del Mediterraneo, non soltanto in Sardegna, noi l'abbiamo visto addirittura nei video precedenti presenti nei culti misterici nelle isole greche, quindi in realtà un Yahweh che nel Mediterraneo era di casa e questa è una questione effettivamente delicata perché va contro tutto ciò che si pensa del monoteismo e del rapporto univoco tra Yahweh e un unico popolo, ma poi avremo modo di parlarne anche perché ci sono molte considerazioni da fare da questo punto di vista. Che dici? Sì, è verissimo. Nel caso specifico della Sardegna, noi ormai da più di 2 anni stiamo studiando e presentando ehm, tutte quelle evidenze, diciamo così, di carattere archeologico e direi soprattutto epigrafico, che ci testimoniano, ecco, della presenza nella Sardegna arcaica di un culto strutturato di questa divinità, di questo Elohim, Yahweh. Diciamo che nel corso del tempo, tra l'altro, ovviamente quando si continua a studiare, a ricercare e a ragionare su ciò che si è studiato, queste evidenze non solo si sono moltiplicate, ma direi che hanno anche assunto una configurazione che rende la nostra originaria ipotesi sempre più plausibile, sempre più fondata anche dal punto di vista documentale. Ecco, allora anzitutto direi che forse non è inutile richiamare, diciamo, le principali acquisizioni, no, epigrafiche e archeologiche che ci testimoniano della presenza di questa divinità, Yahweh, e del suo culto nell'isola di Sardegna. Ecco, anzitutto ciò da cui peraltro tutto ha tratto avvio è il fatto che il nome di Yahweh si trova attestato con una sistematicità davvero sorprendente in una serie molto nutrita di documenti epigrafici sardi, arcaici, di epoca nuragica, per l'appunto. Noi abbiamo studiato la questione, abbiamo analizzato e presentato ai nostri amici diversi di questi documenti, studiandoli anche dal punto di vista più strettamente epigrafico, quindi osservando anche quali sistemi alfabetici e quali più in generale sistemi scrittori fossero utilizzati. La cosa interessante peraltro è che i codici alfabetici utilizzati sono tutti di provenienza orientale, quindi in particolare vorrei richiamare la scrittura cosiddetta proto-cananaica e la scrittura antichissima cosiddetta proto-sinaitica. Il nome di Yahweh si trova attestato nei documenti epigrafici sardi in 3 forme diverse. 2 sono quelle del tetragramma, il nome sacro per eccellenza, cioè Yod-E-Vav-E, e l'altra, quella del digramma, cioè Yod-E, che hanno una ampia attestazione biblica. Poi c'è, e questo è un aspetto che io trovo molto interessante, attestata nel repertorio epigrafico sardo anche la forma del trigramma. Ora, su questa io vorrei subito proporre una piccola riflessione. La forma del trigramma è quella Yod-E-Vav. Ora, questa è in realtà, documenti alla mano, la forma del nomen sacrum di Yahweh più arcaica, perché la troviamo attestata in alcuni documenti extrabiblici molto importanti. Primo tra tutti, direi, la famosa iscrizione del tempio di Ammone a Soleb, che risale al XIV secolo
avanti Cristo, dove si parla, per l'appunto, come si ricorderà, degli Shasu di Yahweh. Quindi Yahweh, Yahu, in realtà Yod e Vav, è associato a questa popolazione. Lo stesso trigramma noi troviamo attestato anche in quello splendido documento che è la lamina plumbea di maledizione trovata qualche anno fa presso il monte Ebal, il monte biblico delle maledizioni, e noi abbiamo già riflettuto su questo documento, su questa lamina, perché il nome Yahu presente su questa iscrizione si trova identico sia nella forma, per l'appunto del trigramma, sia nella forma grafica, cioè con lo stesso sistema, tra l'altro, di combinazione alfabetica utilizzato in questa lamina anche in alcuni documenti sardi, per esempio nel Coccio di Orani, che noi abbiamo analizzato comparativamente. Quindi troviamo, ecco, questo vorrei ribadirlo, è molto molto interessante, un uso di sistemi alfabetici diversi combinati, e troviamo la stessa identica combinazione nella lamina plumbea del Monte Ebal e nel Coccio di Orani, ad esempio, qui in Sardegna. Quindi uno Yod proto-cananaico, una Ed proto-sinaitico e un Vav proto-cananaico. Ora, il fatto che questo nome sia alla fine dei conti il più alto nelle attestazioni epigrafiche fa sì che oggi gli studiosi si siano orientati in maniera, diciamo così, abbastanza concorde nel affermare che Yahu, Yod e Vav debba essere il più antico nome di questa divinità. Senza mezzi termini, per esempio, afferma questo la studiosa Francesca Stavrakopoulou, autrice di un libro di cui penso che i nostri amici sentiranno ancora parlare, che è stato pubblicato da Bollati Boringhieri in lingua italiana e che si intitola Anatomia di Dio. Ma per ora, diciamo, lasciamo la questione in sospeso. Lasciamola in sospeso, ma bisognerà tornarci sopra perché è veramente straordinario. Assolutamente, assolutamente. Ecco, volevo arrivare a sottolineare come in Sardegna noi troviamo non semplicemente una traccia della presenza di Yahweh, ma troviamo questa forma particolare del nome che ormai è assodato, è la più arcaica ed è probabilmente il vero nome di questa divinità. Ad esempio, ricordo, secondo gli studi e le riflessioni di Luigi Sanna, nel tetragramma l'ultima E dovrebbe essere semplicemente l'aggiunta di un determinativo al nome di Yahweh. D'accordo? Quindi Yahu, lui, proprio lui. Però anche di questo magari torneremo poi a parlare. Un altro documento importantissimo per quanto riguarda la certificazione della presenza di un culto yavista nella Sardegna arcaica, addirittura in questo caso dovremmo risalire molto indietro, niente meno che all'età del rame, è il bellissimo altare a Zigurat di Monte d'Accoddi. E noi abbiamo osservato, studiandolo, che alla fine dei conti, dal punto di vista realizzativo, questo altare monumentale riflette nella sua struttura, nella sua composizione, diciamo così, le indicazioni costruttive che si possono leggere nel capitolo 20 del libro dell'Esodo, dove è lo stesso Yahweh a dare le prescrizioni per la costruzione, per l'edificazione appunto dell'altare. Un altro documento preziosissimo. Peraltro l'abbiamo ripreso anche nel documentario che abbiamo realizzato e che presto, insomma, sarà visibile, documentario molto lungo, molto interessante, ricco di immagini, ricco di contenuti e che abbiamo fatto con grande piacere lavorando nel mese di agosto e vivendo anche avventure di cui abbiamo già parlato, ma insomma è stato piacevole sotto tutti i punti di vista. Molto, molto piacevole davvero.
Ecco, un terzo documento, diciamo così, del quale peraltro noi ci siamo già ampiamente occupati e che però ci testimonia, ecco, in questo caso addirittura da due punti di vista diversi, cioè da un punto di vista epigrafico, ma anche da un punto di vista iconografico, della presenza del culto di Yahweh in Sardegna, è il celebre bronzetto del sacerdote, musico e ballerino, che risulta abbigliato esattamente secondo le prescrizioni bibliche relative all'abbigliamento appunto sacerdotale. Anche in questo caso si tratta di prescrizioni che è lo stesso Yahweh a dare. Il riferimento in questo caso è il capitolo 28 del libro dell'Esodo. Da ultimo noi ci siamo occupati anche di studiare i templi a Megaron, questi splendidi, anche se meno noti, diciamo così, rispetto alle altre tipologie santuariali della Sardegna antica, questi splendidi santuari che già Ferruccio Barreca negli anni '80 osservava nella loro planimetria, nella loro struttura, ricalcano esattamente la struttura tipica dei templi siro-palestinesi e in particolare del Tempio di Gerusalemme, di cui peraltro i nostri megara, che lo si ricorderà, si trovano sempre inseriti in contesti sacri molto ampi, molto estesi e complessi, di cui appunto, dicevo, i nostri megara riproducono anche la struttura degli ambienti esterni, delle pertinenze, degli ambienti utilizzati ad esempio come magazzini o come cortili per l'adunanza del popolo. E addirittura noi avevamo trovato traccia collegata appunto ad alcuni megara, in particolare, ecco, mi viene in mente il megaron di Santa Vittoria di Serri, tracce della stessa tipologia di offerta sacrificale, nel caso specifico la tortora. E appunto qui il richiamo biblico è il quinto capitolo del Levitico, noi ci eravamo appunto soffermati a rileggerlo e a analizzarlo. Tra l'altro quest'estate, visto che citavi il nostro documentario, abbiamo fatto una piacevolissima sorpresa perché abbiamo ritrovato la presenza della tortora usata come vittima sacrificale anche in un altro contesto, però lasciamo ai nostri amici il gusto della scoperta. Ecco, insomma, diciamo che il quadro indiziario che noi abbiamo ricostruito e che adesso ho presentato in maniera molto sintetica è piuttosto ampio e complesso, però ecco, ci serve per l'appunto per supportare l'ipotesi da cui siamo partiti, cioè che la civiltà dei sardi nuragici non solo conosceva, ma praticava un culto yavista strutturato, sistematico. Però ecco, a questo punto dobbiamo fare una riflessione che, diciamo così, abbiamo cercato di evitare il più possibile, ma che a questo punto bisogna affrontare. Yahweh non è una divinità qualsiasi, ma dalla fonte principale che ci parla di questa divinità, cioè la Bibbia, emerge in maniera chiarissima da un lato che Yahweh è l'Elohim di Israele e in particolare si ricorderà il cosiddetto cantico di Mosè, che si legge nel 32esimo capitolo del libro del Deuteronomio. D'altra parte si ricorderà che Israele è il popolo assegnato a Yahweh ed è la sua eredità, la sua proprietà specifica, ad esempio nel Deuteronomio 7, 6. Ecco, quindi come si comprende, si configura una situazione piuttosto problematica. Il Dio di Israele, l'Elohim di Israele, il cui rapporto con questo popolo è molto stretto, al punto che sappiamo, e Yahweh stesso lo dice, io sono un Elohim geloso. Sappiamo quanto le infedeltà di Israele suscitassero l'ira e la reazione di questo Elohim, però siamo costretti a rassegnarci all'evidenza documentale della presenza di questo Elohim, anche molto lontano da Israele, cioè nell'isola di Sardegna. E con questo evidentemente dobbiamo fare i conti. Esatto, guarda, hai usato una terminologia perfetta. Siamo costretti a rassegnarci. Noi lavoriamo sempre per ipotesi e non a caso tu porti sempre fonti documentali inequivocabili, ne hai appena citate alcune.
che ci costringono a rassegnarci a questo dato di fatto. E questo rapporto con Israele, che sempre ci viene presentato come un rapporto biunivoco, assolutamente esclusivo, in realtà è un rapporto che va riesaminato. Riprendo soltanto due temi. Hai detto che in Sardegna è attestato anche nella forma del digramma, cioè Iod e, cioè Ia, che è attestato anche nella Bibbia, ma molti non sanno che non solo è attestato nella Bibbia, ma è attestato nella liturgia attuale. Quando dicono Alleluia, il 99,9% dei fedeli non sanno che stanno pronunciando un verbo all'imperativo, allelu, che vuol dire lodate, e poi Yah. Quindi nella liturgia attuale di fatto si loda Yahweh, anzi si ordina di lodare Yahweh. E questo è un dato di fatto inequivocabile, anche se poi a quel termine hanno voluto assegnare altri significati. Poi tu hai citato anche il cosiddetto Cantico di Mosè del capitolo 32 del Deuteronomio, dove nei primi versetti si narra di Elion che distribuisce le nazioni, distribuisce i popoli sulla base del numero, come è scritto nei testi di Qumran, sulla base del numero dei figli degli Elohim. Quindi vuol dire che ha distribuito il potere sulla base degli Elohim, e questo è un dato di fatto, ma su questo plurale tornerò perché ne vale veramente la pena. Il rapporto quindi è un rapporto da un lato univoco, però è un rapporto che ci costringe a fare, come dicevamo prima, delle riflessioni, perché è univoco in rapporto al fatto che Yahweh dice che Israele è un popolo di sacerdoti per lui. Cioè, quindi noi immaginiamo la situazione di allora. Ci sono i popoli hanno uno o più Elohim che li governano. All'interno di questi popoli c'è una casta che è la casta sacerdotale, che a differenza di quella attuale non ha il compito di portare le anime a Dio, ma ha il compito di occuparsi degli interessi materiali, delle proprietà terrene delle divinità, a partire dal cibo. Invece qui abbiamo un intero popolo che è un popolo di sacerdoti, cioè che è consacrato, il che vuol dire che se questo è un popolo di sacerdoti, questo Yahweh aveva degli obiettivi ben più vasti, perché sacerdoti, cioè occuparsi degli interessi di una divinità, vuol dire farlo all'interno di una comunità molto più grande che lavora su questi interessi, cioè nel senso che è l'attività che produce, perché se i sacerdoti devono occuparsi di questa produzione, di queste ricchezze, del bestiame, dei terreni, del denaro, di questi Elohim, vuol dire che c'è qualcuno che se ne occupa, qualcuno che produce, qualcuno che coltiva, qualcuno che alleva. Quindi in realtà tutto questo ci fa pensare ad uno Yahweh o Yahu o Yah che si occupava di un territorio ben più vasto di quello di Israele, e Israele era un popolo sacro che, come abbiamo già detto, ma dobbiamo ripeterlo perché è un concetto che è talmente radicato nelle menti delle persone che bisogna ripetere il vero significato di questo concetto. Popolo santo, popolo sacro, non vuol dire popolo spiritualmente elevato, vuol dire popolo separato dagli altri popoli e dedicato esclusivamente a lui. Ecco perché tu citavi il Dio geloso, perché a differenza degli altri popoli che potevano dedicarsi a più Elohim, peraltro lo facevano anche gli israeliti venendo regolarmente puniti, ma invece loro dovevano, avevano l'obbligo, pena la morte, di occuparsi esclusivamente di lui. Quindi in questo caso
in questa specifica caratteristica possiamo parlare di un popolo consacrato a lui. Si pone però un problema. Siccome lui si definisce proprietario di tutta la terra, ma allora è ovvio che Israele è una sua proprietà. Allora qui il problema che si pone può avere una duplice soluzione, una duplice interpretazione. La prima è quella che abbiamo appena detto, una proprietà specifica in relazione a questa caratteristica, cioè alla caratteristica del sacerdozio materialmente inteso. L'altro aspetto è che cosa significa per terra, Arez, cioè lui era proprietario di tutta la terra, si considerava, avrebbe voluto considerarsi, avrebbe voluto essere, aveva l'incarico di essere, non lo so, perché questo dalla Bibbia non è che lo si ricava chiaramente, quindi di tutto il pianeta. E allora diciamo che la proprietà specifica di Israele concerneva il suo essere popolo di sacerdoti. Oppure per terra si intende la terra di Canaan, cioè la cosiddetta terra promessa, e quindi era proprietario di quella terra e non di altre, tant'è che in effetti nella Bibbia assistiamo continuamente a delle battaglie per conquiste di territori tra i vari Elohim, che o combattevano direttamente, l'hanno fatto fino ad un certo punto, o da un certo punto in avanti hanno fatto combattere i loro sottomessi. Quindi poi ognuno scelga quella che gli piace di più, è difficile dare una spiegazione precisa, univoca, documentata, certa. Israele sapeva ovviamente che Yahweh alle volte c'era, alle volte non c'era. Per esempio, in Numeri 14, quando gli israeliti vogliono andare a combattere contro gli Amalechiti per cercare di recuperare un errore, cercare di recuperare un momento di sfiducia che avevano manifestato nei confronti di Yahweh, vogliono partire contro gli Amalechiti e Mosè dice non andate perché Yahweh non è in mezzo a voi, quindi voi venite sconfitti, Yahweh in questo momento non c'è, quindi non vi aiuta, loro vanno e regolarmente vengono sconfitti. Oppure anche in Esodo 17, quando Israele, in uno dei tanti momenti in cui si lamenta delle tristi condizioni in cui sono costretti a vivere nel deserto dell'Esodo, ricordando invece che avevano cibo sicuro e tutto sommato stavano bene, dunque non erano schiavi in terra d'Egitto, e loro chiedono, ma Yahweh c'è o non c'è in mezzo a noi? Cioè, ci sta aiutando o non ci sta aiutando? È presente o non è presente? Perché insomma, qui stiamo vivendo una vita grama. E vi voglio leggere, a questo ovviamente tra i tanti esempi, ti voglio leggere un passo del primo libro di Samuele, quando i Filistei si impadroniscono dell'arca dell'alleanza, poi la restituiscono, l'arca viene portata a Silo, ma gli israeliti continuano a essere sconfitti dai Filistei, anche perché i Filistei avevano delle armi che loro non possedevano, dominavano, diciamo, il lavoro del ferro, quindi avevano i carri per combattere nelle pianure, mentre per gli israeliti questo era un problema. Allora decidono di portare l'arca a Silo. E qui faccio una brevissima digressione, ma è troppo curiosa. Quando l'arca viene riportata all'interno del popolo, il popolo esplode in una manifestazione di giubilo, di gioia, e i filistei ascoltano questa manifestazione e dicono, e siamo nel capitolo 4 di Samuele, il primo libro di Samuele, che significa quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca di Yahweh. I Filistei ne ebbero timore e si dicevano, ascolta bene perché qui i traduttori stessi sono stati costretti, come dire, a darmi ragione. È venuto l'Elohim nell'accampamento ed esclamavano, guai a noi, perché non è stato così né ieri, quando avevano vinto, né prima. Cioè l'Elohim non c'era, guai a noi.
chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Plurale. Queste divinità che hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto. Plurale. Traduzione della Conferenza Episcopale Italiana usata dalla Bibbia di Gerusalemme. Poi nella nota tentano una disperata spiegazione che lascio stare perché è veramente come si usa dire volgarmente, come sparare sulla Croce Rossa. Comunque plurale. Chi sono queste divinità? Cioè questo gruppo di Elohim che adesso è arrivato e che quindi ovviamente genera preoccupazione, no? Perché non ce l'aspettavamo. Fino a ieri, fino a prima non c'erano e adesso invece ci sono arrivati. Quindi questo è veramente molto interessante. E il significato del sacerdozio in Israele l'abbiamo visto prima, significava appunto occuparsi dei beni materiali di Yahweh. Quante volte abbiamo visto che Yahweh partecipava addirittura alle spartizioni del bottino di guerra? Ma cosa se ne fa Dio di asini, buoi, pecore o delle bambine? L'abbiamo visto, non ci torniamo sopra. È ovvio che tutto questo fa riferimento al fatto che Yahweh doveva necessariamente avere relazione con altre nazioni, non soltanto con Israele, perché se Israele era il sacerdote che si occupava dei beni, lo ripeto, ci doveva essere qualcuno di molto più vasto numericamente che produceva quei beni di cui poi Yahweh, in quanto sacerdote, doveva occuparsi. Sì, vorrei osservare a questo proposito che l'associazione tra Yahweh e Israele non è, come dire, immediata nelle scritture. Ad esempio, nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, noi leggiamo dell'incontro tra Yahweh e Mosè, del primo incontro tra Yahweh e Mosè. Yahweh che viene presentato a Mosè dal suocero Jetro di Mosè, mentre quest'ultimo si trova intento nelle terre di Madian, quindi a meridione rispetto alla Palestina, le terre meridionali. Questo sarà un elemento che poi ci tornerà particolarmente utile. E quindi per la prima volta avviene l'incontro tra i due. E siamo, diciamo così, all'origine della storia dell'alleanza, per come si sarebbe poi sviluppata successivamente. Ma questa collocazione di Yahweh al di fuori, diciamo così, del rapporto diretto con Israele e in particolare in questo contesto, diciamo, geografico a sud della Palestina, è testimoniata anche da numerose fonti extra-bibliche. Per esempio, vorrei citare le iscrizioni di Kuntilet Ashrud nel Sinai nord-occidentale, siamo tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo, dove, a parte la gustosa associazione di Yahweh alla sua Asherah, e quindi qui troviamo la coppia, no? La coppia divina, Yahweh e la sua compagna. Ecco, però la cosa che ora mi interessava evidenziare è la collocazione di Yahweh nel Teman, cioè siamo nella terra di Edom, cioè nell'Idumea, come traduce la Bibbia dei 70, cioè siamo ancora una volta in una regione meridionale rispetto al regno di Israele e al regno di Giuda, cioè siamo proprio a sud della Palestina. Questo dato, questa collocazione, cioè di Yahweh nel Teman, è confermato da diverse fonti bibliche, ad esempio da Abacuc, che nel capitolo 3 scrive chiaramente: Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. Qui c'è una questione abbastanza interessante, perché gli Edomiti, gli abitanti dell'Idumea, come ci attesta il libro di Esdra al capitolo 2 e anche il libro di Neemia al capitolo 7, avevano il loro Elohim. Sappiamo addirittura come si chiamava questo Elohim, si chiamava Kos. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che Kos possa essere un appellativo di Yahweh, quindi potrebbero in realtà essere lo stesso Elohim. Però in realtà noi capiamo che qui, al di là della pertinenza e del collegamento tra queste terre e Yahweh o un altro Elohim,
la collocazione di Yahweh fuori da Israele è molto interessante dal nostro punto di vista. Sulla base di tutte queste fonti, di tutti questi documenti, molti studiosi hanno elaborato, diciamo concordemente, un'ipotesi che poi è quella anche più percorsa, no, negli studi della storia di Israele, cioè l'ipotesi che ormai viene accettata concordemente è quella per cui il culto di Yahweh in realtà sia arrivato nella Palestina centro-settentrionale dal meridione, cioè da queste regioni meridionali, cioè Madian, Edom. Per cui, tra l'altro, vorrei citare alcuni altri riferimenti biblici, in aggiunta a quelli che già abbiamo indicato, per esempio il capitolo 33 del libro del Deuteronomio, dove leggiamo: il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir, è apparso dal monte Paran, cioè la geografia è sempre quella di Madian e dell'Idumea. Nel capitolo 4 del libro dei Giudici, Signore, si legge, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi nella steppa di Edom, ancora una volta la collocazione di Yahweh nella terra di Edom. Ecco, tutti questi riferimenti hanno spinto alcuni studiosi illustri, per esempio Karel van der Toorn dell'Università di Amsterdam, Martin Leuenberger dell'Università di Tubinga, appunto a formulare l'ipotesi che già presentavo. Il culto israelitico di Yahweh viene dal sud, dalle terre meridionali. Lo studioso Donald Redford, invece, ha ipotizzato che addirittura per quanto riguarda la questione dell'etnogenesi di Israele, i primi israeliti non sarebbero in realtà altro che dice lui, un enclave Shasu, laddove questo etnonimo Shasu indicherebbe proprio una popolazione di origine madianita edomita. E tra l'altro questo sembrerebbe confermato da un documento molto importante nello studio della storia di Israele e delle origini del popolo di Israele, che è la famosa stele di Menreptah, dove si trova per la prima volta il nome di Israele. Siamo nel XIII secolo avanti Cristo. Ecco, insomma, per dirla in maniera forse più semplice, più accessibile, ancora prima che esistesse il popolo di Israele, cioè ancora prima dell'etnogenesi di Israele, noi troviamo Yahweh, lo troviamo presente nella scrittura, ma lo troviamo associato ad altri contesti etnici e ad altri contesti geografici. Però tu prima hai introdotto un discorso che è poi, diciamo così, al cuore di tutta la questione, cioè qual era il rapporto specifico che Yahweh istituisce con il popolo di Israele. E hai parlato dello statuto sacerdotale del popolo di Israele per come Yahweh lo sceglie, per come Yahweh lo elegge. Da questo punto di vista, la fonte essenziale, diciamo così, fondamentale, è il 19° capitolo del libro dell'Esodo, dove ai versetti dall'1 al 6 si legge un testo che forse vale la pena di proporre per intero, perché poi vedremo che si possono fare su questo testo delle riflessioni molto interessanti. Allora, nel libro dell'Esodo, appunto al capitolo 19, si legge: al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, proprio in quel giorno essi arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e se custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Ora, questo testo io lo trovo interessantissimo, non solo perché davvero siamo alla radice, all'origine dell'alleanza, no? Del patto tra Yahweh e Israele, ma anche perché qui dentro ci sono delle informazioni davvero interessanti, preziose. Allora, anzitutto,
mi colpisce il modo in cui il discorso di Yahweh per gli israeliti è strutturato. Se voi vorrete, allora io vi farò cioè qui siamo davanti a una proposta. Questo è un Dio che non si rivela in realtà, ma che avvia una contrattazione, e questo a me fa venire in mente il rapporto specifico che per esempio altre popolazioni arcaiche come i Romani avevano con le loro divinità. Per i Romani, ad esempio, dove questo è evidentissimo, il dies natalis, il giorno natale, il compleanno del Dio, coincideva con il giorno della dedicazione del Tempio, cioè è l'atto umano che è prioritario, no? Rispetto alla elezione divina. E questo ritroviamo esattamente anche qui. Questo nei tuoi libri è chiarissimo. Sì, perché è un aspetto davvero decisivo. Se non capiamo il quale, non capiamo, per esempio, nel caso della religione romana, la natura civica del cultus deorum. Per cui il Dio è il Dio di una collettività, non solo nel senso che è il Dio a cui la collettività rende culto, ma è il Dio che fa parte anche dal punto di vista giuridico di quella collettività. Ecco, qui io ci ritrovo lo stesso sapore, diciamo così. Ancora più interessante, mi strappa un sorriso, è il fatto che Yahweh non si limita a proporre la propria presenza agli israeliti, proporsi come loro Elohim, ma sente il bisogno di esibire delle credenziali. Ma voi vi ricordate che cosa ho fatto all'Egitto? Vi ricordate come sono stato in grado di tirarvi fuori dalla schiavitù? Ecco, allora sono io che adesso vi propongo questo patto. Sono lo stesso che è riuscito a fare tutto questo per voi. D'accordo? Quindi siamo lontanissimi, ecco, dall'idea di rivelazione. Qui si tratta di una contrattazione, secondo me è la categoria più utile per capire quello che sta succedendo. Ancora, qui nella traduzione italiana, tu accennavi prima a questo aspetto, nella traduzione italiana di questo testo è direi quasi inevitabile non scorgere una contraddizione in termini, che consiste in questo. Yahweh dice: voi sarete la mia proprietà tra tutti i popoli se accetterete il mio culto. Perché? Perché tutta la terra mi appartiene. Ma allora, se tutta la terra appartiene a Yahweh, anche Israele appartiene a Yahweh. Allora qui bisognerà indagare, e poi ti cederò volentieri la parola perché ci aiuti a farlo, il significato del termine che viene utilizzato, no? Che è il termine segullà, che ha un significato che non è genericamente quello di proprietà, ma è qualcosa di molto più profondo, cioè segullà è il tesoro, è la parte preziosa di un insieme, tant'è che questo termine, poi tu ce lo spiegherai, avrà nell'ebraico medievale uno sviluppo quasi sorprendente, uno sviluppo ad esempio nel linguaggio filosofico. Quindi si tratta di comprendere che cosa viene detto. Questa traduzione, occorre dirlo, ma anche senza essere degli ebraisti, a partire dal solo dato testuale, è abbastanza inconcludente, cioè ci mette davanti a un cortocircuito logico che non ci aiuta certamente alla comprensione del testo. La cosa che io trovo interessante qui, al di là di questa contraddizione, è questa. Se Yahweh può dire, diciamo così, impunemente, tra virgolette, senza paura di essere in qualche modo contraddetto, lui che deve essere creduto, che vuole farsi credere, che vuole farsi accettare come Elohim da Israele, se può dire che tutta la terra gli appartiene, ecco, se magari non è proprio la verità tutta intera questa, però ci deve essere almeno, secondo me, una parte di verità. Cioè, Yahweh doveva parlare a un popolo che comunque sapeva che lui, che Yahweh, aveva dei contatti anche con altri popoli. D'accordo? Questa, secondo me, è un'inferenza necessaria a partire da questo testo. Altrimenti Yahweh probabilmente non avrebbe detto una cosa del genere. Israele doveva sapere che Yahweh aveva rapporti, aveva contatti anche con popoli diversi da lui. Ecco, c'è poi un secondo aspetto di interesse collegato proprio al dettato testuale, che è quello a cui tu già facevi riferimento, cioè Yahweh dice a Israele: voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Allora, sul significato del sacerdozio israelitico
tu ci hai già dato le indicazioni fondamentali. Mi limito a evidenziare come in realtà la concezione che Israele aveva del sacerdozio è la concezione che tutte le civiltà arcaiche hanno elaborato del ruolo del sacerdote nei confronti della divinità. Nel caso, ad esempio, della Roma antica, ecco, il sacerdote non era un uomo di Dio che doveva assecondare una vocazione, una speciale chiamata, ma era un funzionario pubblico che per l'appunto, come in Israele, era preposto al servizio della divinità nelle sue necessità diverse, da quella alimentare a quella, per esempio, del divertimento, dell'offerta di sostanze gradite al Dio, eccetera. Dico del divertimento perché, per esempio, alla divinità a Roma si offrivano anche i ludi, d'accordo? Che erano dei giochi a tutti gli effetti. Quindi dobbiamo comprendere che ciò che era richiesto, direi trasversalmente nei culti, ecco, diciamo preassiali, al sacerdote non era una particolare vocazione, ma erano delle qualifiche che avevano a che fare, da un lato, con la sua castitas, si dice in latino, cioè con l'assenza di contaminazioni rituali, e dall'altro con l'integritas, cioè con l'assenza di menomazioni e di mutilazioni fisiche. Poi qui, ecco, si dice che Israele sarà una nazione santa. Sul significato appunto della sanctitas, appunto nel contesto biblico, ma lo stesso discorso vale, e direi esattamente lo stesso discorso vale anche a Roma, letteralmente, secondo anche la etimologia indoeuropea di questo termine, sanctus, ma anche sacer, che traducono appunto l'ebraico kadosh, ecco, ciò che è santo è ciò che è estrapolato da un insieme, messo da parte e riservato alla divinità. Vorrei ricordare che, tra l'altro, in latino sacer, quindi ciò che è sacro, non è sacro semplicemente in positivo, nel senso che è qualcosa di buono, gradito alla divinità, può esserlo benissimo in negativo. Cioè sacer è tutto ciò, qualsiasi cosa che venga messa da parte o per essere offerta alla divinità oppure perché la divinità esegua una punizione, un castigo, d'accordo? Giustamente tu osservavi che se Israele è un popolo santo, una nazione santa, ecco, questo primariamente significa che è una nazione, un popolo che Yahweh sceglie perché abbia uno statuto, un ruolo diverso da tutte le altre nazioni. Però a questo punto la biunivocità del rapporto tra Israele e Yahweh, che noi diciamo pure tendenzialmente daremmo per scontata e acquisita non è per nulla, direi. Ma questo, ecco, lo voglio ribadire, a partire proprio dal testo della Bibbia. Certo. Mi hai richiamato al significato di segullà, adesso ci arriviamo perché è molto interessante. Volevo fare due osservazioni sulle affermazioni che hai fatto quando hai citato Madian, Edom. Vorrei ricordare chi ci ascolta che erano tutti parenti strettissimi degli israeliti, cioè i Madianiti erano discendenti diretti di Abramo. Tu hai citato giustamente Ietro anche, che era il capo della tribù dei Madianiti ed era sacerdote di Yahweh. Ed è colui che ha insegnato a Mosè a gestire il popolo, cioè a non farsi carico di tutti i problemi del popolo, ma a dividerlo in gruppi da più piccole a più grandi, di 10, di 20, di 50, di 100, e affidare ciascun gruppo ad un responsabile al quale quel gruppo si rifaceva, doveva rifarsi, e man mano che il problema diventava più grande, si passava al livello superiore fino a che si arrivava a problemi di ordine, diciamo, strategico, e allora veniva chiamato in causa Yahweh. Ed è per questo che Yahweh dice non nominatemi in vano. E gli ebrei dicono allora per sicurezza non lo chiamiamo mai, perché non sappiamo cosa vuol dire in vano, cioè che significato ha esattamente.
Ma invano vuol dire non chiamatemi per tutte le vostre sciocchezze, risolvetevele tra di voi. Quindi questo è importante. Quindi Madian e Edom erano parenti di Re e i Madianiti ad un certo punto devono essere totalmente sterminati. E alcune Bibbie hanno il coraggio di intitolare quel capitolo La guerra santa contro i Madianiti. Cioè veramente mi viene da ridere perché è drammatico, perché è drammatico. E poi, tra l'altro, tu hai detto un'altra cosa molto interessante prima di arrivare a Segullà. Dio ha il bisogno di presentarsi, cioè Dio non ha soltanto la volontà di presentarsi come buon partito, diciamo così, ma ha la necessità di presentarsi per essere scelto. Cioè ogni volta che lui si presenta dice, come hai giustamente ricordato tu, io sono quello che ha fatto, io sono quello che ha parlato con i vostri padri, io sono, cioè Dio, per dirla all'italiana, era sempre in campagna elettorale, cioè nel senso che doveva sempre farsi scegliere, perché loro non avrebbero avuto alcuno scrupolo. Ricordo Giacobbe che dice in un suo viaggio, se Yahweh mi aiuterà in questo viaggio, siamo in Genesi, se Yahweh mi aiuterà e mi farà arrivare sano e salvo, io sceglierò lui e gli darò le decime. E veniamo a Segullà. Segullà ha un significato che teoricamente è univoco e significa appunto proprietà, ma in realtà significa anche, come hai detto tu, tesoro. C'è un qualcosa di particolarmente importante ed è un significato che ha avuto una evoluzione poi nel tempo fino a consolidarsi in un significato che indica qualità, addirittura rimedio. Quindi Segullà è una proprietà molto particolare, è una proprietà che prevede delle caratteristiche specifiche, non soltanto la proprietà di tutta la terra, come dire io ne ho il possesso, ma voi siete per me un tesoro, cioè siete per me un qualcosa di particolarmente importante, un qualcosa che deve avere una efficacia sua, particolare, peculiare, differente da tutte le altre proprietà, da tutti gli altri possessi. E questo è importante perché ci fa capire che il rapporto con Israele e solo con Israele era un rapporto veramente molto particolare, molto specifico, a differenza di quello che lui poteva avere quantomeno nel resto del Mediterraneo, dove, come abbiamo visto e come tu ci hai spiegato, era molto ben conosciuto, era seguito, era venerato, era adorato, riceveva un culto, riceveva dei doni, ma il suo popolo prediletto, quello che aveva l'obbligo di non occuparsi di nessun altro Elohim, era il popolo di Israele. E difatti lui dice non avrai altro Elohim all'infuori di me, non esiste. Lui ha il terrore sacro, diciamo così, di essere abbandonato da questa sua proprietà peculiare. Sì, questo è verissimo. E, tra l'altro, riflettevo ora sul fatto che questi rapporti con altri popoli del Mediterraneo, e per quello che interessa a noi con la Sardegna, perché di questo siamo alla ricerca, in realtà potrebbero essere adombrati anche in alcuni passaggi del testo biblico. In particolare io ho riflettuto sull'impiego che nella Bibbia si fa di due termini. Questi due termini sono il sostantivo kittim, che ha un impiego abbastanza particolare nella Bibbia, poi ci arriviamo, e poi il toponimo Tarshish o Tarsis. Ecco, allora, a proposito di Kittim, diciamo così, letteralmente indica le isole. Propriamente, però, Kittim dovrebbe, a quanto hanno ricostruito poi gli studiosi, dovrebbe riferirsi alla città cipriota di Kition, quindi di per sé indica quest'isola, l'isola di Cipro.
Quello che succede però poi è che questo sostantivo viene genericamente utilizzato per indicare le isole occidentali del Mediterraneo e addirittura in alcuni casi l'Occidente. Per esempio, notavo che la traduzione dei 70 molto spesso traduce Chittim con i Romani, d'accordo? Quindi i Romani, per esempio nel libro dei Maccabei, si fa proprio questa equivalenza. Quindi quello che succede è che Chittim viene a un certo punto impiegata per indicare l'Occidente, d'accordo? Tarshish invece è un toponimo molto interessante, ricorre più volte nella Bibbia. La cosa su cui riflettere è che è sempre associato con la navigazione e con il commercio delle pietre e dei metalli preziosi. Ad esempio si ricorderà che Tarsis, è la destinazione scelta da Giona quando a un certo punto decide di fuggire lontano da Yahweh, e questa lontananza è indicata proprio nella città di Tarsis. Allora, era stata proposta e diciamo è stata anche percorsa per un certo periodo l'identificazione di Tarsis con Tartesso. Tartesso, collocata appunto nell'Iberia meridionale, città che poi sarebbe stata sottomessa intorno al 500 a.C. da Cartagine. Ecco, diciamo che questa identificazione però ormai dai biblisti è rifiutata, al punto che gli studiosi e i biblisti della scuola biblica di Gerusalemme annotano recisamente al primo libro dei Re, capitolo 10, versetto 22, l'identificazione con Tartesso, colonia fenicia della Spagna, è improbabile. Quindi diciamo che ormai questa identificazione di Tarsis con la Tartesso iberica è abbandonata. Ecco, ad ogni modo, gli elementi interessanti che mi pare di poter evidenziare a proposito di Chittim e di Tarsis sono questi. Ecco, anzitutto, le lontane regioni occidentali, adombrate dietro queste isole, no? Le isole dell'Occidente, sono chiaramente collegate in alcuni passi biblici al dominio e al potere esercitato da Yahweh. Voglio citare ad esempio il Salmo 97, dove in maniera chiarissima ed esplicita si trova scritto: il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Ecco, un altro elemento interessante è che molto spesso Chittim e Tarsis si trovano associati insieme. Certamente questo serve a suggerire una collocazione occidentale di Tarsis, però secondo me non solo. Ad esempio nel Salmo 72 si legge: il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, qui si parla del re promesso, no? Oppure ancora nel capitolo 60 di Isaia, a proposito del potere che Yahweh promette a Gerusalemme, le navi di Tarsis in prima fila per portare i tuoi figli da lontano, con argento e oro per il nome del Signore tuo Dio. Quindi si promette a Gerusalemme l'omaggio addirittura della lontana Tarsis con le sue navi, no? Tarsis in genere è associata sempre alle sue navi, alla navigazione. Ora, diciamo pure che se nel caso di Chittim un'associazione diretta con la Sardegna sembra abbastanza improbabile, il caso di Tarsis è diverso. È diverso intanto perché abbiamo visto che l'associazione con la Tartesso iberica, è ormai rigettata dagli studiosi. Ma è interessante perché è stata proposta, è stata documentata e devo dire che ormai è accettata anche da numerosi biblisti la collocazione di Tarsis in Sardegna. Ad esempio, un illustre biblista che sostiene questa collocazione di Tarshish in Sardegna è proprio il cardinale Gianfranco Ravasi. Tra l'altro Tarsis in Sardegna mi ricorda ovviamente Giona che fugge, prende un biglietto, quindi chissà che compagnia ha preso per andare e sottrarsi all'obbligo di andare
a esercitare il suo compito di profeta a Ninive. A proposito di questo, vorrei leggere, ma proprio soltanto un versetto di Genesi 10, dove si parla proprio di Tarsis, i Kittim e i Dodanim. Da costoro, dice l'autore, deriveranno le genti disperse per le isole. Le isole nella Bibbia sono nominate 32 volte, quindi sono un elemento importante. Nei loro territori, quindi i popoli, le genti, nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie nelle rispettive nazioni. Ecco, ho voluto leggere questo passo perché è nel capitolo 10. Nel capitolo 11 si parla della torre di Babele, qui aggiungo una curiosità, e si dice che Yahweh avrebbe risolto la questione della torre di Babele dividendo le lingue. Il fatto è che nel capitolo 10, cioè quello antecedente, c'è l'elenco di tutti i popoli e per ognuno c'è scritto ciascuno con la sua lingua, cioè le lingue erano già divise, esistevano già. Quindi lui ha preso questo gruppo, guidato probabilmente da Nimrod, ma ne ho parlato alcuni anni fa, direi a questo punto, nel video a lui dedicato, e li ha divisi col solito discorso del dividi per comandare, e li ha divisi tra popoli che avessero lingue diverse, in modo che questo gruppo di ribelli che stava costruendo non soltanto una torre, ma una città e una torre con la quale raggiungere il cielo, invece di salire sulle montagne per raggiungere il cielo, cosa che sarebbe stata molto più rapida, bastavano poche ore. E quindi in realtà il discorso del dividere in lingue non vuol dire che in quel momento ho creato le lingue, perché subito prima la lingua, partendo anche e nominando i Kittim che tu hai citato, le lingue esistevano già. E quindi volevo dire questo. E quando la Bibbia parla di isole del Mediterraneo e le nomina anche come isole dei Gentili. Quindi erano i gentili che dovevano esultare, come hai citato giustamente tu, per essere sottomessi o per essere stati sottomessi a Yahweh. E quindi Yahweh che si occupava anche di altri, oltre che del suo popolo eletto, di cui ho parlato prima e che tu giustamente hai ripreso, perché il concetto di santità non è mai sufficientemente ben espresso perché deve essere capito, non ha nulla a che vedere con la spiritualità. Dopodiché la spiritualità, come diciamo sempre, è un altro discorso, noi non la neghiamo, semplicemente non ce ne occupiamo, ci occupiamo del significato di ciò che è scritto in quel libro e come hai detto tu, il sacro, il santo, corrisponde al sacer latino, ed è importante il concetto che tu hai espresso. Sacer ha anche una valenza negativa, cioè sacer era anche colui che veniva estromesso dalla comunità per essere punito, non per essere elevato. Questo va capito, perché se si capisce questo, si capisce il rapporto che c'era tra i popoli e le divinità. Assolutamente, assolutamente. Questo è un punto chiave, ma qui bisognerebbe tornare al discorso che noi già abbiamo presentato sistematicamente sulle differenze strutturali che esistono tra le civiltà e i culti prima della rivoluzione assiale e dopo la rivoluzione assiale. Esatto. E forse potremmo anche tornare sul discorso. Sì, perché è un concetto importante, fondamentale, fondamentale. Ecco, a proposito di questa identificazione di Tarsis con la Sardegna, o forse con una località della Sardegna, vorrei citare i risultati
degli studi di Christine Thompson e di Sheldon Skaggs, che hanno riproposto all'attenzione della comunità scientifica due iscrizioni accadiche, le iscrizioni accadiche di Esarhaddon, che si trovano una nel British Museum e l'altra nel Istanbul Archaeological Museum. E in queste due iscrizioni si legge, vorrei citare la loro traduzione, la traduzione allestita da questi due studiosi. Ecco, si legge questo testo. All the kings from the lands surrounded by the sea, from the country Yadanana, e loro chiosano Cyprus, and Yaman, as far as Tarshish, bowed to my feet, cioè tutti i re dalle terre circondate dal mare, dalla terra Yadanana, loro collocano a Cipro, e Yaman, così come da Tarsis sono piegate ai miei piedi, si sono prostrate ai miei piedi. Ecco, da questa iscrizione noi ricaviamo in realtà un'informazione molto importante, cioè scopriamo che Tarshish è un'isola, perché è questo che c'è scritto, è una land surrounded by sea, cioè una terra circondata dal mare. Ecco, qualche studioso ha proposto anche un collegamento onomastico tra Tarshish e la nota località sarda che è definita, che si chiama Tarros. Ora, l'origine potrebbe essere, secondo questi studi, proprio questa, cioè il toponimo Tarros potrebbe derivare da Tarshish attraverso un'acquisizione che prima avrebbe salvato, diciamo così, il nesso rs, la liquida e la sibilante, secondo il consonantismo del greco attico, e poi questo consonantismo sarebbe evoluto nel consonantismo tipico del greco classico, nella doppia consonante liquida. Quindi questa è un'ipotesi che è stata proposta, che diciamo così è un'ipotesi, però è del tutto plausibile da un punto di vista dell'evoluzione linguistica e soprattutto tiene conto di questa preziosa indicazione per cui non solo Tarsis è a occidente, non solo ha a che fare con la navigazione e con il commercio di oggetti e di beni preziosi, ma è un'isola, d'accordo? Allora, abbiamo effettivamente messo insieme un bel po' di indicazioni, di fonti, di riflessioni soprattutto, e in sintesi possiamo dire così. La natura dell'alleanza di Yahweh con Israele è di carattere sacerdotale, cioè Yahweh sceglie, elegge Israele, come abbiamo letto, tra tutte le nazioni della terra come popolo separato dagli altri, che ha una missione e un compito specifici, quelli che il sacerdote doveva assolvere nei confronti della divinità, quindi compiti di cura, compiti di diciamo così, servizio specifico della divinità. Questo però non esclude, neanche logicamente, come abbiamo osservato prima, che Yahweh avesse dei rapporti con altri popoli e con altre regioni, almeno del Mediterraneo. Questo collegamento tra Yahweh e altre popolazioni del Mediterraneo, come ci siamo sforzati di dimostrare, è adombrato in tutti i passaggi biblici, in tutti i luoghi della Bibbia che abbiamo oggi richiamato e proposto all'attenzione di chi ci ascolta. Ecco, per tornare al culto di Yahweh in Sardegna, direi che, ecco, riflettendoci, le tracce più interessanti, ecco, con la maggior capacità anche probatoria della presenza e della natura del culto yavista in Sardegna sono legate ai templi a Megaro, dove noi troviamo proprio non solo una testimonianza di isomorfismo, diciamo così, no? Tra il luogo di culto nuragico e il luogo di culto siro-palestinese, ma troviamo addirittura una fondamentale equivalenza, come abbiamo detto anche prima,
nella tipologia dell'offerta sacrificale. Questa tortora, che ormai abbiamo ritrovato per 2 volte, sempre collegata ai contesti dove veniva offerto il sacrificio, è in realtà un elemento molto molto interessante e, a mio modo di vedere, rivelatore. La cosa interessante, dicevo, è che il Tempio a Megaron, come edificio di culto, e quindi il culto collegato a questa tipologia santuariale, si sviluppa a partire dal XIV secolo a.C., anche se, per esempio, mi viene in mente il bel tempio di Malchittu di Arzachena, che è più antico di almeno 2 secoli, no? Però diciamo che l'epoca dei Megara in Sardegna inizia nel XIV secolo. Anche così, siamo a un secolo e mezzo prima dell'etnogenesi di Israele. Quindi se c'è una, diciamo così, una precedenza, almeno cronologica, nella storia del culto di Yahweh nel Mediterraneo, questa va attribuita alla Sardegna, perché in Sardegna abbiamo tracce del culto di Yahweh anche prima della origine del popolo di Israele. Ma ecco, vorrei ancora tornare sull'altare a Zigurat di Monte d'Accoddi, perché ecco, se questo altare fosse anch'esso collegato al culto di Yahweh, qui dovremmo tornare ancora più indietro, alla metà del terzo millennio a.C., e quindi dovremmo spingerci addirittura qualche secolo prima dell'età dei patriarchi biblici. Quindi davvero stiamo parlando di qualcosa che, come ci capita sempre più spesso di dire, potrebbe stravolgere tutto ciò che noi sappiamo su queste civiltà antiche. Hai fatto un'affermazione di quelle che sono capaci di generare reazioni non da poco. Cioè, l'origine del culto di Yahweh potrebbe non essere israelitica, ma addirittura antecedente. Ed è molto interessante questo che ci fa capire, chiudo, che la Bibbia è veramente una piccola parte di una grande storia. Questo è fondamentale, una grande storia che va ristudiata, riesaminata, rianalizzata e poi alla fine, chissà quando, riscritta. Ci vuole coraggio, ma bisogna farlo. Matteo, che dire, ti ringrazio in quanto Matteo. Volevo farti gli auguri e i complimenti per il tuo podcast, Cafenio, che ha compiuto 1 anno, quindi soffiamo su una candelina, auguriamo un grande successo dove lì tu sei, come dire, libero di affrontare gli argomenti più disparati. Quindi, Assolutamente. carissimo Matteo, carissimo professor Corries, io ti la saluto e do appuntamento ai nostri amici al prossimo incontro. Ciao, grazie e alla prossima. Grazie a te, Mauro. Alla prossima.